E benvenuti carissimi amici, eccoci qui in una serie di video dedicati al tiro a lunga distanza in ambito venatorio. In questo percorso andremo ad analizzare 4 punti chiave che sono la sicurezza ed etica venatoria, la balistica esterna, i fattori che influenzano la balistica esterna. Andremo a vedere le ottiche e le varie regolazioni sia delle ottiche che delle torrette balistiche ed infine andremo a vedere le tecniche di tiro. Siete pronti ad affrontare questo percorso insieme? Ma prima di iniziare vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale e soprattutto gratuito, perciò vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video di questo corso e lasciare un bel like e di commentare il video scrivendo la tua opinione su questo fantastico percorso che stiamo per intraprendere insieme. Mi raccomando, massima attenzione e iniziamo con la prima lezione che parlerà ovviamente in principio di sicurezza ed etica venatoria. La prima regola della sicurezza ovviamente è porta con te tutto l'occorrente. Oltre a tutte le apparecchiature per la visione e la misurazione della distanza, porta uno zaino ben fornito. Non dimenticare mai acqua, un accendino, un coltello, una corda e un telotermico. Se hai la possibilità, all'interno della tua vettura o nel tuo zaino, predisponi un kit di pronto soccorso utile in molte situazioni. Seconda regola: punta l'arma solo verso il selvatico. Non utilizzare l'ottica montata sulla tua arma come se fosse un'ottica da osservazione. Per praticare questa caccia bisogna acquistare ovviamente attrezzature adeguate, esempio binocoli, visori termici e quant'altro. Considera l'arma come se fosse sempre carica. Questo eviterà il brandeggio sconsiderato dell'arma, aumentando la consapevolezza di cosa stiamo facendo e della sua pericolosità. Tieni sempre il dito lontano dal grilletto. Se un'azione non serve, è meglio evitarla. Tieni sempre l'arma scarica o almeno insicura. Tenere l'arma completamente scarica azzera la possibilità che un colpo parta accidentalmente ed avere la possibilità di chiudere l'otturatore e camerare la nostra munizione per essere pronti al tiro in ogni occasione, o perlomeno mettere l'arma insicura, così da evitare che il grilletto venga premuto accidentalmente. Attenzione, un'arma insicura non è scarica. Passiamo, dopo questa carrellata base della sicurezza nel tiro a caccia, passiamo ovviamente all'etica venatoria. La prima regola ovviamente è identificazione certa del selvatico e dello sfondo. Come possiamo vedere in questa immagine abbiamo un bellissimo capriolo maschio di quarto, quindi in una posizione adeguata al tiro, e nello sfondo ha una roccia che permetterà, se il proiettile fuoriesce dal nostro animale, permetterà l'arresto immediato della corsa del proiettile. Quindi l'identificazione del selvatico è la prima regola della caccia di selezione. È molto semplice, bisogna farsi solo 2 domande. È il tuo capo? Sì, posso effettuare l'abbattimento solo se il selvatico è in una posizione comoda al tiro, cioè di quarto, e soprattutto se lo sfondo dopo il nostro selvatico permette l'arresto immediato del proiettile. Oppure, è il tuo capo? Sì, ma non ho le giuste condizioni per effettuare il tiro. Non eseguo il tiro e mi godo lo spettacolo della natura. Come possiamo vedere in questa immagine, abbiamo sempre il nostro bel capriolo maschio di quarto, quindi in una posizione adeguata al tiro, ma come possiamo vedere nello sfondo è presente una città. Quindi non possiamo eseguire il tiro perché se andiamo a sparare al nostro capriolo, il proiettile impattando magari su un osso potrebbe deviare la traiettoria ed andare verso la città, e questo ovviamente noi non lo vogliamo. È il tuo capo? No, o non sono sicuro.
non eseguo l'abbattimento e mi godo lo spettacolo, perché ragazzi la caccia non è solo il momento dell'abbattimento. In questo caso non possiamo effettuare il tiro, abbiamo un bellissimo capriolo davanti a noi, prendiamo il nostro binocolo e ci godiamo lo spettacolo che la natura ci ha riservato, perché guardare questo animale e non abbatterlo comunque ci porta grandissime emozioni. Poi non sono io che devo spiegarvi ovviamente le emozioni che questa passione ci porta. A tal proposito, infatti, io consiglio sempre di supervisionare la postazione prima dell'uscita a caccia, trovare la giusta posizione che permetta di trovarsi in condizioni di sicurezza quando saremo a caccia ed evitare proprio la situazione come abbiamo visto nell'immagine. Poi limitare la distanza per garantire un abbattimento etico. Possiamo suddividere questa affermazione in due blocchi. Il primo è evitare di effettuare tiri oltre i 200-250 metri, oppure avvicinarsi dove consentito, perché non in tutte le regioni o province è consentita la caccia vagante, comunque avvicinarsi al selvatico per ridurre la distanza di tiro. Perché evitare di tirare oltre i 200-250 metri? Perché balisticamente il nostro proiettile perderà energia e di conseguenza perderà la sua efficacia. Inoltre, aumentando la distanza, aumenteremo le esposizioni alle variabili ambientali sulla nostra ipotetica traiettoria del proiettile. Rispetta le normative locali. Rispetta sempre le normative vigenti sul territorio di caccia. Questo ovviamente ti eviterà spiacevoli sanzioni e pericoli. Perché pericoli? Perché ad esempio se c'è una disposizione di un comune di evitare un sentiero, quella disposizione è stata messa per garantire la sicurezza di tutti, e se noi ovviamente andiamo a percorrere quel sentiero possiamo imbatterci in pericoli che ovviamente possiamo evitare. Perciò rispettate le regole dei territori dove andate a caccia. Poi la regola must della caccia ovviamente è il rispetto del selvatico. Il rispetto del selvatico è la prima regola che distingue un cacciatore da un bracconiere. Il rispetto del selvatico vuol dire innanzitutto rispettare i calendari venatori che vengono redatti in modo da non esercitare una pressione venatoria tale da mettere in sofferenza la specie. Perciò cacciare nei momenti opportuni e nei territori ove consentito. Il rispetto del selvatico vuol dire studiare costantemente la specie e capire le abitudini che ha, così da poter essere il più efficaci possibili quando andiamo a caccia. E soprattutto, questa è una cosa che ci tengo particolarmente, una volta abbattuto, lasciare che l'animale muoia in santa pace, perché non capisce ovviamente cosa sta succedendo e soprattutto morirà guardando il cielo e le piante che lo circondano, nel suo ambiente dove è nato e cresciuto e dove sta morendo, e non guardando noi che andiamo lì in un momento di grande sofferenza per recuperarlo o per scattare una banalissima foto. Questo per me significa rispettare il selvatico. Una volta abbattuto il selvatico e una volta accertato che il nostro capo è morto in santa pace, onoriamolo sempre con l'ultimo pasto, perché ragazzi, come noi facciamo le onoranze funebri ai nostri cari, bisogna onorare anche uno splendido capo che è morto per noi, che noi siamo andati lì a prelevarlo, quindi dobbiamo onorare la sua morte. Dopodiché effettuiamo tutte le procedure necessarie al recupero e alle opportune misurazioni che ci vengono richieste per poter segnare e accertare che il nostro capo sia quello corretto. Mi raccomando ragazzi, la comunicazione è la nostra prima arma contro chi ci viene contro. Dico questo perché ovviamente siamo costantemente attaccati, e se noi non mostriamo la nostra sensibilità verso gli animali che andiamo a cacciare, ovviamente la nostra passione non viene capita. Quindi parte tutto da noi.
cerchiamo di essere il più eleganti possibili, perché se abbiamo i dati scientifici dalla nostra parte e abbiamo l'eleganza nel raccontare le cose, qualcuno comprende la nostra attività. Spero che questa breve introduzione al corso sia stata di vostro gradimento e soprattutto apprezzata. Vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale e soprattutto è gratuito. Perciò vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare il video scrivendo la tua opinione su questo brevissimo video di introduzione. Io vi saluto e vi lascio alla prossima puntata, dove andremo a parlare della balistica esterna. Ciao ciao!